The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Elion mi ha raccontato la sua esperienza al boschetto del cacciatore, poco fa. Come sempre mi ritrovo a parlare per lei, a raccontare a voi, fellow undeads, ciò che lei ha sussurrato a me. Oggi infatti avrò cose da narrarvi. L'ottenimento di un suo pezzo di equipaggiamento finale non è cosa da poco, tanto quanto non lo è purtroppo lo shock che visse in quel luogo, che l'ha cambiata per sempre. È così, piano piano stiamo ottenendo qualcosa di lei, stiamo comprendendo colei che si trova qui, dinanzi a noi, davanti a questo maledetto falò. Sorry, have we met? I upgraded my stock recently, although it may be a bit out of your reach. I'm rich! I'm rich! I don't need to go home anymore. Ed eccola un'altra verità altrettanto triste. Se c'è una cosa che scopriremo oggi, compagni, è che in questo mondo è davvero, davvero difficile trovare uno spiraglio di luce. Se Majula era solo una discarica resa quasi una romantica casa per noi derelitti, quello che si affaccia su di essa rimane un sole al tramonto e non un'alba. Siamo alla fine di tutto e di noi stessi qui, e Mauglin ha pagato a caro costo l'aver trovato uno scopo per combattere la vuotezza. Questa è una cosa che dobbiamo fare tutti, ma lui ha perso tutto il resto, compreso se stesso. Incapace, completamente incapace di comprendere il vuoto valore della vita che ha inseguito fino ad ora. Ma c'è una bella chicca dopo tutto. Oltre ad essere colui che potrà aiutarci ad ottenere i manufatti delle più potenti creature che sconfiggeremo, forse una particella del suo vecchio io è rimasta. Se interpellato quando si è vicini alla fine del proprio senno, con 0 anime quindi, ci donerà l'armatura incantata del fondatore re del regno desertico di Jugo, di cui incontreremo chiare influenze nelle terre di Drangleic. Presto. Con lui, invece, Elion non avrà più nulla a che fare. Home? Home? Where is home? Sembra tutto così tristemente legato dallo stesso filo conduttore in questa maledizione. Non è affatto un caso che sia arrivato il momento di parlare di un'altra vittima dell'avidità, ma questa colta da una malizia molto più egoista, molto più crudele. Lysia di Lindelt. My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? And such is my only wish. I'll have to move soon. To a place I could help the gullible by teaching the good word. Lysia è una vera ecclesiastica ed ha studiato l'arte dei miracoli, ma nasconde qualcosa. Perché persino i chierici non sono ciò che sembrano. Scopriremo molto di più su di lei in futuro, ma il suo primo inganno è proprio quello che ha permesso ad Elion di raggiungere il bosco. This room is not as it seems. There are 2, not 1 pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other path. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? No, il meccanismo è puramente meccanico, ma ci si costringe a stare al gioco, proprio per non inimicarsi un'incantatrice tremendamente potente che, quasi letteralmente, risulta essere un lupo nelle vesti di una pecora. Il marchingegno si muove ed apre il passaggio ad una grotta. Quest'ultima conduce ad un luogo macabro che cambierà Elion per sempre. Una normale selva, sulla quale era stata edificata una villa persino, un rifugio, il quale, tra l'altro, esiste anche nel mondo reale. Come vedrete presto, l'intera location è stata ispirata all'Hotel del Santo, abbandonato ed in Colombia. Questo bosco è divenuto oggi uno dei luoghi più insospettabilmente crudeli di Drangleic, una zona di caccia e di tortura verso i non morti.
Quest'incubo fu eretto dallo stesso avido piccolo individuo che distrusse Ven e di cui parlammo alla Bastiglia, l'oggi conosciuto come Re di Ferro. Di lui parleremo a tempo debito, se lo faremo, sì, ma è colpa sua. Tutto questo è opera sua. È una delle creature più crudeli e disgustose che abbia mai camminato su questo ed altri mondi, e la sua repulsione e paura per la non morte lo ha portato non solo a perseguitarci tutti, convinto che massacrarci eternamente potesse porre fine alla maledizione, ma a provare sadico piacere nel farlo. Uno schifoso che adibì questo bosco a terreno di caccia per i suoi prigionieri, ed i suoi prigionieri erano tutti maledetti, nessuno escluso. That's what makes watching humankind so delightful. Fra questi maledetti vi erano briganti ed assassini, vili, che si lasciavano trascinare dalla perversa soddisfazione di uccidere e di inseguire i propri simili, e dei quali Elion prenderà per sempre una parte di equipaggiamento, quasi un monito, un ricordo, un altro marchio, se vogliamo. I Gambali sono un'ottima protezione e parte di ciò che renderà la nostra amata guerriera vestita come ora, mentre ci sta raccontando la sua storia attraverso le mie parole intorno a questo fuoco. Ma il peggio è ben lungi dall'essere arrivato, perché per il solo scopo di torturare i maledetti, il Re di Ferro ha costruito un'arena, un edificio nato per il solo dovere di essere una sala delle torture, utilizzando i poteri per la creazione dei golem per dare vita ad una creatura immortale che lo facesse incessantemente. L'ironia di tutto questo è evidente, vista la somiglianza delle sue creazioni rispetto alle vittime della maledizione, tanto quanto vedo come sadica ironia il suo gesto di bruciare i non morti nel fuoco. Il carro del boia è uno scontro originale, c'è da dirlo. Non è possibile affrontarlo direttamente se non con un arco e molta attenzione. Ed il luogo è pieno di scheletri rianimati da vili necromanti. Stregoni che devono essere eliminati prima ancora di poter tendere una trappola alla demoniaca creatura che traina il veicolo in quella che è a conti fatti una pista. È lei il vero antagonista di questo scontro, poiché il non morto sopra il carro ne è purtroppo un'altra torturata vittima. Chiudere il cancello principale dell'anello dove il carro corre è la chiave per la vittoria, per quanto sia possibile danneggiare appunto il boss anche a distanza o con molta attenzione, così da attivare un piccolo segreto. A circa il 75% dei danni inflitti, il cavallo non sarà più in grado di saltare la fossa comune, così da condannarsi ad una sconfitta inevitabile, citando, tra l'altro nella meccanica, scarica infinita di Dark Souls. Senza l'inerzia della corsa, il diabolico destriero non ha molte chance di sopravvivere, nonostante la sua innaturale forza e i poteri. Veicolare i poteri dell'oscurità ed abusare delle anime per creare una creatura come questa è già disgustoso di suo, ma se questa distorta corsa delle bighe è uno dei più gravi orrori di Drangleic, quello che si nasconde al centro di questo edificio, ovviamente costruito in ferro, è terrificante. Vere e proprie arene. È quest'immagine, quella dell'abusare della struttura stessa dello spazio-tempo del nostro mondo, l'abuso della legge naturale, la violenza fatta ai maledetti, insieme alla pira di corpi che incontrò poco dopo, che ha sconvolto profondamente Elion. Trovando però in tutto questo un sopravvissuto. Ironia della sorte, anche questo incontro non porterà a nulla di buono. I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. I am Kraton of Mirror. I travel from land to hone my blade. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You'll know it when you see it. He's a slick talker, so don't let him fool you. I'll find a common footbed and put an end to his roguery.
Quest'uomo è Creighton. La prima volta che lo incontriamo non abbiamo informazioni su di lui, ma ne comprendiamo la sete di vendetta. Si sente ingannato, intrappolato, tradito da colui che incontrammo alla foresta dei giganti caduti, Pate, il morigerato. Viceversa, invece, noi siamo i suoi salvatori. La storia di questi due individui ci incrocerà spesso, ed in molti sono convinti che la verità sulle loro colpe e meriti sia incomprensibile. Non è così. Io conosco la soluzione dell'enigma di questi due infami e la discuteremo insieme, così come faremo con l'approfondimento di tutto ciò che ha fatto questo vile re, fra cui il condannare alla vuotezza gli stessi generali che usava per le sue purghe. Tutto questo porterà Elion ad odiarlo profondamente, ed a scoprire, presto, che non sarà facile vendicarsi di lui.